Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao, ciao a tutti voi amanti delle due ruote. Wow, innanzitutto siete meravigliosi, avete sfidato questo tempo pazzesco, io vi do il benvenuto a questa 78esima edizione di EICMA, vi do il benvenuto a One More Lap, un altro giro insieme al vostro, al nostro idolo, un ragazzo che ci ha fatto sognare per 26 anni, un ragazzo che ha fatto la storia del motociclismo in Italia e continuerà a farlo. Nonostante a Valencia ci abbia salutato, quest'oggi vuole essere qui con voi per un ulteriore saluto. Sarà un saluto fatto di ricordi emozionanti, tante belle chiacchierate con il 9 volte campione del mondo, 16 anni li ha passati in Yamaha e allora questo è il motivo per cui il team con il quale ha vinto più di tutto ha voluto averlo qui ad EICMA per la sua prima volta storica ad EICMA, qui insieme a voi. E allora non so se avete già dato un'occhiata, non siamo soli, ve le faccio vedere da vicino, chiedo a Carlo, il nostro operatore, di portarci vicino alle MotoGP che l'hanno reso campione con Yamaha. Partiamo dalla prima, ha accettato una sfida, l'ha vinta il primo anno, questa è la meraviglia del 2004 e poi ha bissato, mica si è fermato con la moto del 2005, con il record di successi stagionali. Facciamo un salto poi in un altro biennio meraviglioso, 2008, 9 successi con una moto meravigliosa e poi finiamo con il 2009 per il 9° titolo di Valentino Rossi. Ora vi do qualche numero e poi ho bisogno delle vostre ugole perché manca lui, il protagonista. Vi do qualche numero: 432 Gran Premi disputati nel motomondiale, 115 vittorie, 89 successi, primatista di vittorie in MotoGP, 235 podi complessivi, 65 pole position, 96 giri di veloce in gara. Prendo un respiro, 6.357 punti mondiali nel corso di 26 anni di irripetibile carriera. Ho bisogno di voi, è il momento di chiamare qui, insieme a noi, insieme a voi, sul palco di EICMA 2021, il 9 volte campione del mondo e MotoGP Legend, Valentino? Vale, 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 vale. Valentino Rossi wins for Yamaha. What a race. Valentino Rossi wins here in Assen. The 2008 MotoGP World Champion, Valentino Rossi. Rossi on the Yamaha. He is the world champion. He is the winner. Aspetta un attimo. Sì, vai, vai.
Avrei voluto farti da ombrellina, ma siccome loro stanno sfidando la pioggia, la sfidiamo anche Sfidiamola noi. Vai. anche noi, sì. Guardali. Ciao. Meraviglioso. Ciao a tutti. Ciao. Grazie di essere qui anche sotto l'acqua. Ciao. Questa pioggia rende ancora tutto un po' più epico, no? Una conclusione nelle conclusioni. Sì, però era meglio senza pioggia, no? Ma noi ce la prendiamo anche così, noi volevamo Soprattutto te per qui. loro, ecco. Certo, ma non ne Ma avevano adesso smette, abbastanza. smette, Sì, adesso dai, chiediamolo, sta smettendo. magari smette. Le domeniche non saranno più le stesse. Te ne sei reso conto? Per noi non saranno più le stesse. Per te? Anche per me non saranno più le stesse e me ne sto rendendo conto piano piano, perché è una cosa grossa, mi ci vuole un po' di tempo, ecco. E pensare di non correre più, di non guidare più la M1 è tosta, ci vuole un po' di tempo, ecco. Intanto è finito il campionato, adesso mi abituo a non esserci l'anno prossimo, ecco. Però c'ho tempo, c'ho qualche mese ancora. Ripensa, ci dicono, vai, ci ripensi? Ma ormai è stato fatto, abbiamo fatto talmente tanto casino che ormai non posso ripensarci. Non può, ragazzi, bisogna farsene una ragione. Qui sul palco ci sono le tue 4 M1 con le quali hai vinto con Yamaha. Si dice sempre, almeno i piloti dicono sempre, che la moto preferita è quella che deve ancora arrivare. Adesso ci puoi dire qual è la tua preferita di queste 4? Beh, prima di tutto le moto con cui si vince tengono un posto particolare nel Cominciamo cuore. ad andare, Ecco. Cominciamo ad andare vicino alle moto. Andiamo. Ci sediamo anche. Andiamo. Freddo? Sì. Prego, abbiamo metto anche a un sedere? trono. Sì, Vai. caro. Quindi, dicevi delle moto? Sono tutte particolari, No, ma... che le moto con cui si vince sono quelle che ti rimangono nel cuore. Ecco, qui ci sono le 4 Yamaha dei 4 mondiali. È difficile dire qual è la preferita, però forse la prima. La prima Quella. della prima gara in Sudafrica, ecco. Allora, abbiamo promesso che sarebbe stato un ultimo giro qui quest'oggi ricco di emozioni e abbiamo cercato di rappresentare le emozioni che tu ci hai regalato con Yamaha con 16 highlights, 16 episodi. Non saranno didascalici, uno per anno, sono 16 però rappresentativi dei 16 anni, quindi siamo pronti per One More Lap of Emotions. Sì, con calma. È tutta tua questa giornata. Ah, ci sono anche le clac personali. Mi sentite? Sì. Pronti? Sì, ti sentiamo benissimo. Scusate, ma sento freddo. Brr. Brr. Vai. Abbiamo preso anche l'acqua, anche noi. Siamo calati perfettamente nei loro panni, che sono qui da ore ad aspettarti. Infatti, grazie ragazzi, peccato. Vi meritavate un po' di sole, ecco. Vabbè, dai, anche con la pioggia è bello lo stesso. Ripartiamo. Abbiamo deciso quindi di ripartire. La prima emozione che ci hai regalato, che forse è quella che ti sei anche regalato tu, è quella legata alla moto che hai indicato come la tua preferita. 2004. Via, si parte. Wow, hai accettato una sfida bella, meravigliosa, sei arrivato, welcome, la prima gara e hai subito baciato la moto. Ai primi appuntamenti esageri sempre così? Dovremmo crederlo alla Franci, però vabbè, dai. Abbiamo iniziato col botto, come si dice, ecco. Sono quindi 16 anni sono passati. Bello, quello è stata una grande emozione e probabilmente, come ho detto, l'highlight della mia carriera, ecco, quello è Pensa stato, se non ci avessi provato. è stato il più bello. Vado parafrasando la tua biografia. Cosa diresti Sì. a quel ragazzo se non ci avesse provato con Yamaha quell'anno? Perché avevo molta paura anch'io, naturalmente, di cambiare, però mi dicevo appunto sempre quello, dicevo, pensa poi fra 16 anni a ripensarci, sarebbe brutto non farlo, ecco, quindi ci ho provato per quello. Ma ti immaginavi che al primo anno poi sarebbe arrivata la vittoria, il titolo? Ma per prima cosa non sapevo, fino a quando non ho provato la moto proprio non lo sapevo. Dopo, quando ho provato la moto in Malesia, mi sono trovato subito abbastanza bene,
abbiamo fatto qualche modifica e sono andato subito forte, allora lì ci abbiamo cominciato a credere, ecco. Però non vincere la prima gara, ma cercare di vincere il mondiale, ecco. A Phillip Island. Però, E esatto. abbiamo ripreso anche quell'appuntamento, il primo mondiale del 2004. Che spettacolo! Che bimbo, Vale! Hai visto? Sì. Ma noi siamo qua anche Ero per farti giovane. raccontare qualcosa che non hai raccontato. Come hai festeggiato il primo mondiale? Sincero, Ma sono tutti amici qua, tanti ma amici. Lì c'è stato tutto, no? Il thrilling della stagione, la grande rivalità con Biaggi Gibernau fino alla fine, poi mi hanno squalificato in Qatar, sono anche caduto, eccetera, eccetera. Poi però, a parte che vincere a Phillip Island è sempre speciale perché è una pista fantastica dove si vede il mare, è un gran posto, ecco. Come abbiamo festeggiato? Sono venuti tutti i miei amici, sono venuti una trentina di persone da Tavuglia, i miei amici più cari, Qualcuno quelli del è qua, fan club, sì, qualcuno è qua in Uccio, giro. eccetera, vabbè, Uccio c'era sempre. E abbiamo fatto un po' di casino da qualche parte, non mi ricordo, forse in un Sempre ristorante, casino, però, sì, sì. un po', abbiamo bevuto un po', abbiamo fatto un po' di cori, solite robe, dai. Solite cose. Facciamo un balzo, andiamo a Sepang 2005, ti ricordi Sepang 2005? 2005 è stata un'altra stagione fantastica, quella dove forse la moto era la più competitiva di tutti gli anni della Yamaha, ecco. E nel 2005 che è questa, e lei è proprio la mamma della M1 attuale. Ecco, da questa, se vedi quella di adesso, comunque si vede che è la sua figlia. Figlioccia. Ecco. Sì. A proposito di chi diventa papà, no? Sì, esatto. Ecco, giusto per La mia speriamo restare- che sia una figlia intera, non figlioccia. Ah, no, Ecco. no, la tua... la tua figlia intera. Abbiamo detto 2005, l'estasi che ha provocato Vale con il secondo titolo con Yamaha, lo rivediamo insieme a Sepang. Qui quella stagione lì ci siamo divertiti molto perché andavo forte, la moto era veloce in tutte le condizioni, sull'asciutto, sul bagnato. Lì ci siamo divertiti. Penso che è stato l'anno che ho vinto più gare perché ho vinto 11 gare. Quindi li guardano i numeri un pochino i piloti? sì, Li guardate, dai. sì, li guardano, vabbè, dai, un passatempo. Ecco. Sì, così per ripassare un po' quanto di grande si è fatto. E poi ci sono i momenti in cui anche i supereroi devono togliersi il mantello, però. E qui ti porto nel 2006 a Valencia. Questa la ricorderai bene, la ricorderanno anche loro, bene. La riviviamo. Vediamo, delusione, sì. Questo sì. Nicky Hayden, campione del mondo, era il 2006. Questa è stata una grande delusione. Però ti sei rialzato, l'abbiamo visto metaforicamente anche in quell'immagine. Sì, poi ho finito, ho preso qualche punto anche, ma è stata la prima grande delusione sportiva in MotoGP perché fino a lì avevo sempre vinto, ecco, o quasi. Quindi Come ti è sei stata dura, rialzato? anche ero un po' incredulo, nel senso che nella penultima gara è stato un anno che abbiamo avuto un po' di sfortune, delle volte sono caduto, delle volte si è rotta e abbiamo perso un sacco di punti. Poi però nella penultima gara Pedrosa ha avuto la brillante idea di stendere Hayden fra compagni di squadra e quindi sono arrivato a Valencia in vantaggio, ecco, quindi sinceramente pensavo di vincere, però poi partivo dalla pole, ma poi la domenica non mi trovavo molto bene, non ero molto Ancora più veloce. brutta la delusione. Perché E poi alla l'avevi fine già- sono scivolato anche. Vabbè, È stata dura, ecco. cambiamo pagina? Sì, meglio. Laguna meglio. Seca 2008, via. Sì. Questa ce la ricordiamo bene tutti, sì. Sì. Eccitazione.
Possiamo dire che questa, sì, dai, questa- merita un'ovazione. Questa ha riscritto le regole dei sorpassi. Io vorrei sapere se c'è una ratio che ti ha portato a quella che per tanti era una follia. Cioè, se c'è una? qualcosa, un'idea alla base. Quello è stato un bellissimo anno e lottavamo con Stoner e la Ducati, che avevano vinto il mondiale nel 2007 già, quindi si volevano ripetere. E siamo arrivati a quella gara lì dove avevamo vinto un po' di gare io, un po' di gare lui, comunque lui mi stava recuperando in campionato e quindi e a Laguna Seca lui andava molto forte, quindi era uno di quei momenti che durante la stagione 2-3 ne succedono, che capisci che è lì che si gioca il mondiale, cioè, quindi non è solo una gara, ecco, quindi nell'andare al circuito con Nuccio abbiamo pensato che se lo fregavo quel giorno lì era una brutta batosta per il campionato. Da dietro, sì, Solo che lui andava più forte, quindi abbiamo detto come facciamo? Dobbiamo inventarcene una. però è stata bella, ci ho provato dall'inizio, ci siamo passati un po' di volte, sono riuscito a tenerlo dietro e poi alla fine comunque la domenica andavo molto forte anch'io e dopo lui ha sbagliato e quindi quello è stato bello. Ci sono stati tanti sorpassi molto belli, tra cui quello iconico del cavatappi, diciamo. Esatto. E come ce lo ricordiamo? Lì... E poi dico, alla base c'è un'idea, o c'è proprio la follia del pilota, la magia del genio? Lì alla base c'è una questione tecnica che lui praticamente io dovevo stargli davanti soprattutto nel pezzo della discesa, perché dopo il cavatappi si viene giù in discesa e lui era molto forte, Stoner, in quel pezzo lì. Quindi avevo paura che se riusciva a fare quelle 3-4 curve davanti mi riusciva a dare un po'. Quindi quando lui mi ha passato nell'andare su, io ho pensato che dovevo assolutamente ripassare davanti al cavatappi, quindi abbiamo staccato tutti e due fortissimi, siamo arrivati tutti e due lunghi, un po' nella terra, così, però sono riuscito a tenerlo dietro, quindi ha funzionato. Che spettacolo, lo diciamo anche lì, che spettacolo. Prossimo episodio è il terzo titolo con Yamaha. Non vediamo più niente. È tornato il sorriso dopo un paio di stagioni difficili? Perché non era così scontato tornare a vincere, perché già cominciavo a essere abbastanza grande e avevo vinto 5 mondiali di fila in MotoGP, quindi dopo 2 anni che perdi, diciamo... Quanti dicevano che magari era iniziata la parabola discendente? Te li certo, ricordi, sì, quelli? perché è normale, succede. Non ecco. con Valentino. Però io ci credevo, io sapevo di poter ancora andare molto forte, mi sentivo in forma, quindi abbiamo cambiato le gomme, abbiamo preso le Bridgestone quell'anno, e poi vincere il mondiale vincendo la gara è la consacrazione, è la cosa più bella, no? Perché naturalmente quando in una gara ti giochi il mondiale sei sempre più teso, c'hai sempre più pressione, quindi hai paura di sbagliare e quindi invece riuscire a vincere anche la gara del mondiale, quella è bello. Festone anche lì. Sì, eravamo motegi, quindi non è proprio un conosciamo. posto per fare Per festa, fare grande però festa. ci siamo divertiti. Ecco. Andiamo a vederci un altro clamoroso e meraviglioso sorpasso. Qui ti porto al Montmeló, Barcellona nel 2009. Vi portiamo nel 2009. Se lo ricordano. E come? Grande. Sorpasso all'interno, all'ultima curva, sul compagno di squadra. Guido Meda e tutti i telecronisti del mondo sono ancora lì con la bocca aperta o in piedi sul divano, come direbbe qualcuno. Infatti questa, cioè, è difficile scegliere Questo Laguna Seca. qual è il miglior momento fra Welcome, Laguna Seca e Barcellona. Abbiamo scelto bene finora. Probabilmente Welcome voleva dire di più, significava di più, ecco. Però qui come adrenalina, come goduria, Ecco pure. è stato il top perché è l'ultima curva, capito? Quindi, cioè, Di più non si può. più di così, più di sorpassare l'ultima curva. Barcellona, tra l'altro, in una curva dove è molto difficile sorpassare.
Jorge, compagno di squadra, lotta per il titolo e tutto, è stato bello. Sì. Anche al box, credo È stato emozionante, proprio emozionante è stato, sì. Immagino abbiamo tremato, anche Anche al box è stato bello, sì. Dopo ci sono le immagini, figo. Figo. E anche quella è stata una gara molto importante per il campionato perché con Lorenzo eravamo sempre lì, decimo su decimo, quindi vincere quella a casa sua è stato importante. Anche a casa sua, bravo, è vero, mi era sfuggita. 100! Ti ricordi avevi fatto le 100 vittorie? 100, Assen. Assen 2009. Sì, Assen 2009. Lo striscione che hai srotolato con tanti dei tuoi fan, te lo ricordi? Sì, era molto bello perché l'aveva fatto il fan club e c'erano tutte le foto per tutte le vittorie dalla prima, no? Perché dire 100 è un conto, invece srotolarle una a una Hai realizzato, sono vedi? tante. Hai realizzato che sì, numero sì, è. bello, poi tripla cifra. E lì ti sei immaginato il Vale che aveva iniziato con le moto, dire cacchio 100, al di là dei titoli, ma 100 è un numerone, è un numero pazzesco. Diciamo che non ho mai pensato a quanti anni potevo correre o dovevo correre o a quante gare potevo vincere, ecco. È Bastava stata correre. una alla volta, ecco. Quindi arrivare a 100 è stato bello, un numero importante. Poi Assen, che è una Pista delle mie piste preferite, dove nella mia carriera sono riuscito a vincere 10 volte. Farla proprio lì, che è l'università del motociclismo, perché è comunque dottore. una pista speciale e quindi è stato ancora più bello, ecco. E poi è arrivato anche il nono, titolo, E poi è arrivato anche il nono. con lei, con questa ragazza qua. Sì. Andiamo a vederlo. Dopo quel titolo altri 12 anni poi in MotoGP. Wow. 12 anni, sì. 12 L'avresti anni. mai pensato? Ma Sì, perché no? che si Ecco. seguivano altri obiettivi. Mi sarebbe piaciuto però vincere un altro mondiale, ecco. A chi Quello non speravo. sarebbe piaciuto? A chi non sarebbe piaciuto? Che così veniva 10, era bello. Anche Però no, vabbè. un bel numero. Comunque dopo sì, ho continuato a correre tanto fino alla settimana scorsa, quindi è passato molto tempo, è passato quasi un'altra carriera normale, ecco. No, normale no. No, nel senso, come durata intendo. Va bene. Come durata sì, anche più lunga di Come quelle se avessi alcune iniziato normali. a correre proprio lì, ecco. È vero, mi piace. Ti porto adesso ancora nei ricordi al 2010. Prove libere del Mugello. Sì, Qui c'è stata un po' di paura. sì, purtroppo lì il 2010 è stato un anno abbastanza negativo e l'anno che ha, secondo me, diviso la mia carriera fra la prima parte e la seconda. Perché fino a lì tantissime vittorie, campionati del mondo, eccetera, eccetera. Dopo nel 2010 sono stato sfortunato perché mi sono subito fatto male all'inizio, dopo la prima gara con la moto da cross. E mi sono fatto male alla spalla destra. E però ho cercato di non operarmi, quindi di correre col dolore tutto l'anno, perché sennò operare la spalla ci vuole tempo. E dopo però purtroppo è arrivato l'altro infortunio al Mugello, dove mi sono rotto anche la gamba. Che male. E quindi lì ero veramente a pezzi, ecco. Ti sei demoralizzato? Hai mai pensato... Basta. Ti ha demoralizzato? Ma un momento. No, Mai? no, sinceramente no. Ma poi vabbè, la gamba poi è stato anche, tra virgolette, bello, nel senso perché sono ritornato veloce e... Vabbè, comunque questo è un campione. Ho Gli bruciato facciamo un tempo. applauso. Si rompe la gamba e dice è stato bello No, perché beh, poi sono infatti bello. ritornato. Vale. Bello tra virgolette. Sei un mito. La rivediamo però, dai, rivediamo anche quel momento di grande paura. Eravamo a Mugello, Sì, 2010, questo è le il prove sabato libere. mattina al Mugello e avevo dietro Barberana alle prove. Oh.
farà male rivederlo. Malissimo. Fisicamente, male, Quella è la sì. volta che ho sentito più male di tutte, perché poi male, malissimo. Avevo Barberà dietro che lui si attaccava sempre, allora siccome non lo volevo tirare ho rallentato e lui Ti è è andato, è costato. passato, poi quando ho ricominciato a spingere purtroppo la gomma a sinistra era diventata fredda e quindi è stato un errore che ho pagato caro. Ha pagato invece Dazio la tua M1 perché ha aspettato tanti anni per ricevere un altro bel bacio. E Sì. qui andiamo, Valencia 2010, secondo bacio alla M1 di Vale. Lo vediamo. È stato bene. Lorenzo stava bene. Questa è bella, è tenerissima questa immagine, perché poi avremmo scoperto che sarebbe stata una separazione momentanea, però Momentanea, sì, invece lì Ma pensavamo per sempre, ecco. Sì, dopo, vabbè, dopo sono e andato lì a un po' ti correre. sei emozionato. Visto che ci hai detto che ancora non ti sei emozionato. Mi sono emozionato, sì. Da una parte mi dispiaceva, però c'era un'altra sfida da fare con la Ducati e quindi eravamo carichi. A parte che ero tutto mezzo storto perché poi dopo mi sono dovuto operare la spalla, ecco, quindi non è che ero proprio formissima. Però dai, è stato un bel momento salutare tutti, salutare la moto e poi però... Dopo 2 purtroppo anni? con la Ok. Ducati i risultati non sono venuti, quindi siamo ritornati. Mi hanno ripreso in Yamaha come figlio prodigo, si dice. Sì, perfettamente. E quindi dopo un po' sono tornato. E Ecco. ad Assen nel 2013 è arrivata la prima vittoria della seconda era e mi sembrava giusto rimostrarvela e rimostrartela. Ho preso appunti, il podio mancava da 46 Gran Premi e soprattutto in quella gara raggiungesti 4.646 Gran Premi, quindi 4.646. Addirittura. Ah sì? Ah, questo non lo Capito? sapevo. Ah, vedi? A te che piacciono Non i lo numeri? sapevo. È stato speciale? È stato un momento bello perché sinceramente con la Ducati, cioè 2011-2012, nel 2012 mi chiedevo, riuscirò mai più a vincere una gara di MotoGP? Perché sapevo che ne potevo vincere ancora qualcun'altra, però non mi trovavo Chissà. bene, facevo un po' fatica, non mi trovavo bene con la moto. E all'inizio sembrava che la Yamaha non mi volesse riprendere indietro, ecco. Poi fortunatamente hanno cambiato idea, siamo riusciti Però a i grandi amori, come si dice, fanno dei giri immensi e poi ritornano. siamo È riusciti a tornato. convincerli, diciamo. E però Immagino lì ci abbia messo, ritornare, cioè a tagliare il traguardo per primo dopo 2 anni e mezzo è 47, è stato 46 speciale Gran perché cioè, mi chiedevo sempre se fosse successo un'altra volta, no? Ho detto ce la farò, chi lo sa. E lì è stato bello, l'uscita dall'S di Assen a rivincere è stato figo, sì. Ce l'hai fatta, è stata una riprova, qualora ce ne fosse stato bisogno, Ce l'ho diciamo. fatta, sì. Misano 2014, Bella, mi sa. trionfo 2014. meraviglioso davanti al tuo popolo, il popolo giallo. Amore. Lì quella- c'era il sole, ma io sono sicura che tanti di loro erano anche lì. E il bagno di folla con loro, questo sì ti mancherà, immagino. Sì, molto. Quella foto lì di Misano e quel giorno lì è stato veramente impressionante perché penso che è stata la volta dove c'era più gente che io ho mai visto in una gara. Cioè era incredibile quanta gente c'era. Ed essere riuscito a vincere proprio quel giorno è stato magico e siamo riusciti a mettere a posto la moto, andavo forte, ero veloce, però già lì c'erano Marquez, Lorenzo, Pedrosa, eccetera, eccetera.
Però batterli tutti davanti ai miei tifosi e poi sul podio veramente mi sono sentito come una rock star, ecco. Ecco, è la vostra rockstar è qui. A proposito di podi speciali, ce n'è uno nel quale indossasti anche la maglia di Diego Armando Maradona. Tra l'altro oggi è anche una giornata, Sì, perché è un anno, no? un anno, sì, speciale, insomma, un anno da che è scomparso. Queste immagini però ti hanno veramente messo nell'iconografia mondiale, secondo me, come uno degli immensi, non dei grandissimi nello sport. La rivediamo e poi magari glielo facciamo quel coro. Quello che si faceva anche Dai, a va bene. Maradona. A me casa di brutto, non so a lui, immagino più che a me. Rivediamo quel podio a Termas de Riondo e poi preparatevi che la cantiamo insieme. Dai, lo rifacciamo quel coro? Com'era? Oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazon? Ho visto Valentino, ehi mamma, innamorato so, bravi. Bella. Beh, bellissima, meravigliosa. Anche quel podio è stato un podio speciale che ha fatto il giro di tutte le prime pagine del mondo. Bello perché avevo, dal primo momento che ho saputo che andavamo a correre in Argentina, ho preso subito la maglia di Maradona e già ce l'avevo anche l'anno prima. E ho detto quando vado sul podio la metto. Bisogna farlo. Ma l'anno prima non sono salito sul podio perché mi ha battuto Lorenzo alla fine, lui ha fatto terzo e io ho fatto quarto. Ma poi alla fine è stato un bene perché invece l'anno dopo ho vinto e quindi Maradona L'hai si sfoderata. meritava il primo posto, ecco. Ed è arrivato. E lì la gente, gli argentini sono tutti impazziti perché naturalmente per loro Maradona è il numero uno di sempre e quindi è stato bello. Tripudio. Sì. Per Vale. Poi per una gran Maradona. gara perché Sì, è vero. partivo ottavo ma ho recuperato, poi sono andato a prendere Marquez alla fine, c'è stata la battaglia, è stata bella. Comunque è una memoria pazzesca perché ricordi ogni dettaglio, ogni curva. Mi Bellissimo. ricordo tutto, di tutte le curve, solo quello mi ricordo, il resto non mi ricordo Vabbè, niente, però delle moto mi l'importante è ricordo. portare a casa Sì. qualcosa. La vittoria numero 115 te la ricordi? Come scusa? La vittoria numero 115. Sì. Assen, Sì, che è sempre 2017. Assen. Sì, Cara che- vecchia Assen, vediamola insieme, poi ci racconti qualcosa anche di quella vittoria. Ad Assen ti ha fatto cittadino onorario, le chiavi della città te le hanno Chiavi della date città, con, sì. con la decima vittoria. Record di tutti i tempi di vittorie in MotoGP. Sì. Ma c'è qualcosa Guarda- che ti emoziona ancora Ti nel dirò, rivederti? ero contento, però non pensavo che fosse l'ultima, pensavo di riuscire a vincerne altre 2 o 3, ecco. Quindi avresti lasciato le chiavi? Però tu è dici? stata l'ultima quella, peccato perché nel 2018 andavo forte e ho fatto un po' di podi, sono arrivato terzo in campionato, ma non ce l'ho fatta mai a vincere. Una volta in Malesia ero davanti, a 3-4 giri dalla fine sono scivolato. È stata tosta. Poi anche nel 2019 ci sono andato vicino un po' di volte, quindi ecco, non pensavo che fosse l'ultima, però bello. 115 è anche un bel numero insieme, dai. Bellissimo. Andava bene anche 116. Però, Anche vabbè, 17, sì. anche 18, tu dici. Ultimo ricordo, siamo arrivati al numero 16. Questo ricordo che immagino sia una delle cartoline più belle che ti porterai nel cuore. L'ultima gara in Italia, col popolo, Ah, col tuo ok, popolo. Giallo. Misano. Misano. Io c'ero, ho sentito, Molti c'erano. Il lancio del casco, i tuoi amici, la tua famiglia. Cosa ti porti nel cuore, visto che abbiamo fatto un viaggio lungo 16 anni, della tua esperienza in MotoGP? Chiudiamo così.
Ero molto preoccupato di questo finale di stagione, invece... Vale! Grazie ragazzi. Comunque la loro spontaneità è la tua. Grazie. Questo sì, Com'è? sei amato da tutti perché la loro spontaneità poi è quella che hai portato in giro per il mondo tu, davvero. Ha sempre sei avuto- uscito dal cliché della superstar, del super figo, del super pilota, sei un mito per tutti noi ma sei un ragazzo come tutti noi, quindi Grazie, complimenti. grazie. E ti ho interrotto sulla cartolina che ti porterai per sempre nel cuore. Ero preoccupato per la fine della mia carriera, no? Per le ultime gare, perché comunque, come te ti immagini sempre che è una cosa abbastanza triste, no? Cioè, comunque Erano tristi è gli altri. difficile, poi tutti vengono, no, a dirti, ti devono dire qualcosa, te invece vorresti solo essere a casa, no, da un'altra parte. Quindi ero un po' preoccupato. Invece è stato bello, è iniziato da Misano, dove sono riuscito a fare una gara decente e alla fine c'erano i miei amici, c'erano tutti i tifosi, tanta gente che conoscevo, sono venuti tutti là. Abbarbicati E quindi ovunque. quello è stato il primo capitolo, diciamo, ecco, perché Misano... Hai cominciato a realizzare, piano piano. Ho cominciato a piano. realizzare, sì. Però è stato bello. E Poi ho continuerà ad lanciato il essere casco, bellissimo. ho fatto no, Un po' di show Sì. alla Valentino Rossi. Sì. Vale, il nostro viaggio lungo 16 frammenti è terminato, ma immagino che tu sappia che non è finita qui, perché tra i tanti tifosi che hai ce ne sono anche super VIP. Ne abbiamo uno che è una voce che è nelle orecchie un po' di tutti la mattina in radio, che ha detto sono a Milano, posso non venire a fare un saluto a Valentino? E quindi scopriamo insieme chi è il prossimo super ospite di questo pomeriggio che passeremo insieme, caro amico di Valentino e super tifoso come tutti noi. Caro Vale, resta in sella un altro giro con il direttore artistico di Radio DJ qui per voi, Linus. Ci vediamo dopo. Ciao, Ciao, grazie. Ciao. Ciao Linus. Ciao Vale, come stai? Bene, tutto a posto, Bene, te? bene, ti guardavo da fuori e pensavo che non è tanto educato, no? Perché Federica è sempre elegante, uscire col piumino tutto chiuso, adesso l'allaccio, no? Poi ho visto che Io sento freddissimo. non c'è un giubbotto che si può Metterei dei portare guanti. per No, va Valentino. bene, va bene. Non vorrei che si ammalasse Come adesso va? proprio. Ha smesso di piovere? No, Mica tanto. non Però abbiamo vedi che- abbastanza, vedi, non siamo abbastanza importanti. Mannaggia, ma piano piano rallenterà. Però questo mi serve per farti la prima domanda. Cioè, in una giornata come questa, se tu avessi dovuto alzarti ed andare a correre, apri la finestra, piove, fa freddo, ecco, A correre intendi in moto? in moto, sì. Con che voglia ti alzi, insomma? È difficile, quando ci sono queste giornate qua, che magari arrivi a Phillip Island, che ci sono 9 gradi, la pioggia, e nella pista si fa 200 di media. Si sente il freddo? Si sente il freddo. Questo non è come si dice, il clima giusto per il nostro per andare sport. in moto. Però lo fai. Delle volte ti diverti anche, ecco, se riesci ad andare forte ti diverti anche. Beh, per esempio la gara sul bagnato, una delle ultime che hai fatto quest'anno quantomeno, insomma, anche per via di cambi di gomme non fatti, rischiava di diventare quasi una sorpresa, no? Sì, in Austria. Sì, in Austria è cominciato a piovere, io sono rimasto fuori con le slick, alla fine è stata la scelta giusta. Però poi quando inizia a piovere anche in gara o si asciuga, devi cambiare moto, quello per i piloti è un po' per tutti difficile, ecco, perché è molto facile sbagliare. Qual è la condizione più estrema che ti è capitata di trovare in una gara? La gara più difficile dal punto di vista fisico? Magari anche al contrario, la gara più calda in assoluto. Allora, quello che dà fastidio sono gli estremi, no? E quindi allora, per quanto riguarda il freddo, warm up a Silverstone con 4 gradi. Oppure Phillip Island sul bagnato, oppure anche Le Mans, che è sempre freddissimo, lì è tosta. Dall'altra parte invece il super caldo, le gare in Malesia, a Sepang, Quelle umide. con 38 gradi e 95% di umidità. Cioè gli ultimi giri veramente ti devi
affidare a qualcosa di più grande per arrivare, Cioè, non perché bastano i- fisicamente non ce la fai più. Non bastano i pensieri che hai per la gara stessa, devi anche pensare a sopravvivere praticamente. Esatto, non basta lì, ti puoi allenare quanto vuoi, ma gli ultimi 5-6 giri della Malesia sono veramente, ci vuole una grande passione, ecco. Senti, quando fai il giro di formazione, che vedi appunto tutti loro magari con gli ombrelli così, no? Non ti capita anche di rivolgergli un pensiero tipo oggi, Dio boh, questi qua poveretti che fatica. Beh, naturalmente è stato, immaginati entrare in pista ovunque, o in Italia o da altre parti, e avere tutti gli spalti con tutti i tuoi tifosi, tutti con il 46, tutti colorati di giallo. Immaginati che spinta, che forza ti può Certo. dare. E io per quello sono stato sempre molto fortunato, perché sono stati sempre in tantissimi dall'inizio della mia carriera, quindi grazie ragazzi, grazie. Grazie, è stato un grande piacere. E poi devi pensare anche a quello che pensano, a quello che pensano gli altri piloti, che vedono tutti gli spalti esatto. col 46 e dicono cazzo, che palle. Cioè, non è bello neanche, cioè è No, dura, certo. capito? No, qualcuno di loro ci ha provato, no? Con qualche numero che è diventato abbastanza simbolico. Sì, ma mai a però questi livelli. fortunatamente mai come loro, ecco. Senti, con Federica avete fatto una bella carrellata sulle gare di quest'anno, manca ovviamente l'ultima, che è quella di Valencia. Adesso la riassumiamo in qualche istante e poi ci racconti com'è stato. Last lap in the career of the great Valentino Rossi. 4 kilometres left for the Doctor. One, two, Doctor, the legend, Valentino Rossi. Valentino Rossi, number 46 here, going over to his fans. Here at the end, his academy riders are all there as well. He has brought joy and inspiration to millions of people worldwide, and that's lovely to see. He goes to embrace Pecco Bagnaia. His career is done, a 10th place, a valiant effort. Ronaldo waves him by. Grazie Vale. Grazie! Ecco, adesso Valentino vi tradurrà in italiano tutto quello che ha detto il telecronista, perché voi sapete che Valentino ha un suo inglese molto personale, che è il Valentinglish, c'è lo Spanglish, e lui parla un inglese inconfondibile, che è anche un po' il tuo marchio di fabbrica, no? Sì. Diciamo che sono arrivato a un livello, poi quando ho capito che bastava non mi sono più Perché sotto sotto c'è un impegnato po'. a migliorare. Ecco. Bravo. Senti, com'è stata questa gara? Bellissima, bellissima. Allora, cioè, ero preoccupato per l'ultimo weekend, e poi anche perché era Valencia. Valencia è la pista peggiore per me da sempre, della mia carriera, dove ho sempre fatto più fatica. Ecco. Perché? Secondo me ci sono delle questioni tecniche. È una pista che gira tutta a sinistra e bisogna andare con delle gomme dure, ma c'è poco grip. E solitamente si va che è l'ultima gara, è freddo, un po' di cose. Comunque non mi sono mai trovato Non ti ha mai bene. regalato delle grandi gioie, No, insomma. no. E delle volte capita anche senza motivo, ecco, che Certo, delle piste ti piacciono particolarmente Certo. o no. E tu la sentivi avvicinare questa scadenza e dicevi, cazzo, proprio a Valencia devo finire. Proprio a Valencia mi tocca finire, no? È stata sempre una di quelle cose, dei problemi che hai nel tuo lavoro. Uno dei problemi che ho nel mio lavoro è che è l'ultima gara a Valencia. E cazzo, cioè, nel senso, dopo è l'ultima è importante perché poi te la ricordi tutta l'inverno, Chiaro, capito? chiaro. Quindi vabbè, Valencia. Però è stato bello, ho cercato di concentrarmi e di fare come se non fosse la mia ultima gara. Però è stata dura perché dall'inizio, subito giovedì, le Certo. moto, poi le interviste, le Il conferenze murales, stampa, gli il incontri. murale, è stata tosta. Ecco. Sì. Però ce l'ho fatta. Però già nelle prove sei andato bene. Sì, da sabato mattina siamo riusciti a migliorare la moto, sono riuscito a entrare in Q2 Esatto. e quindi quello nella MotoGP moderna ti cambia la gara perché comunque
parti tra i primi 10 o 12, Certo. che è tutta un'altra cosa rispetto a partire più indietro. E poi anche domenica sono andato forte, ho fatto una bella gara, sono riuscito a guidare bene. Ti dico, mi sono divertito, ecco. Sono sceso che mi ha dato gusto. E poi era anche poi un modo... quello che è successo dopo, insomma. Per fare un po' di casino, dai, perché alla fine Certo. ho pensato che era bello che fosse una festa, ecco, come se avessimo vinto una gara. E allora è stato bello, però ci voleva comunque un risultato decente. Certo. E però è stato divertente perché c'erano tutti i miei amici, abbiamo fatto un po' di casino dopo la Era gara. un po' che non lo facevate, tra l'altro, no? Sì, ma quello lo fai quando arrivi davanti, quando arrivi dietro non ne puoi fare tanto, ecco. Qual era l'ultima grande festa che avete fatto a bordo pista? E so che devi andare indietro per tanti anni adesso. Vittorie, dai, quando si vince anche una gara, Asse, magari un Misano Certo. del 2014, sì. Senti, invece che rapporto hai avuto appunto col tifo spagnolo? No? Cioè, un'altra delle componenti era anche quello, oppure mi sembra che in Spagna comunque ti vogliano decisamente bene? Sempre molto bene, infatti grande onore anche agli spagnoli perché quando vado là mi trattano sempre super, e ho tantissimi tifosi anche là, un sacco di supporto. Quindi quello non è un problema. No? Certo. Ecco, quindi bello. Poi Valencia per quello è bello perché è una pista fatta come uno stadio. C'è tutta questa tribuna che gira intorno e siccome la pista è piccolina, te la vedi tutta dalle tribune, quindi senti molto la gente. Te la godi, senti. Ti hanno anche dato il titolo di leggenda la stessa sera. Sì, MotoGP Legend la stessa Che è una sera. cosa che non si fa, no? Cioè, di solito si fa passare un po' di tempo. Poi leggenda un po' è una cosa che fa sentire molto adulti. Tu sei sempre un ragazzino per noi. Sì, Però mi hanno detto te la diamo, io gli ho detto va bene, vengo. Mi sono vestito elegante e sono andato. Ecco. Bene. Senti, com'è la vita adesso? Sono 2 settimane. È dura, non è facile, perché comunque i giorni dopo, tante volte ti senti triste perché pensi di non guidare più la moto, di non salire più sulla M1, di non avere quella adrenalina, quella pressione della gara, delle prove, ecco, quella mi mancherà. Ecco, però va ti bene. manca di più salire sulla moto ed essere un corridore o l'ambiente, gli amici, le persone? Vabbè, gli amici sono sempre vicini a te, no? Un po' tutti e due, perché comunque il paddock è come una grande famiglia, però più essere un pilota e salire sulla moto, ecco, quello che mi mancherà di più. Che tipo di confidenza c'è fra voi piloti? A parte quelli dell'Academy, diciamo che comunque tu frequenti praticamente tutti i giorni. Anche l'omaggio che mi hanno dato gli altri piloti, soprattutto della MotoGP, ma comunque tutti, è stato veramente bello, commovente, perché sono stati tutti fighissimi, ci siamo abbracciati, si sono fermati al giro d'onore. E non è una cosa facile perché comunque sei un avversario, quindi spesso litighi, ci sono degli scazzi in pista, Certo. perché hai fatto quello o quell'altro, che quindi sembra un po' difficile il rapporto tra i piloti, Sì. però sono stati fighissimi tutti, è stato Sì, bello. poi devo dire che questi ultimi giorni sono serviti anche per ricomporre magari qualche rapporto, no? Ho visto delle dichiarazioni carine da parte di tuoi rivali storici, insomma, no? E da quando ho detto in Austria che sarebbe stata la mia ultima stagione, da lì ho avuto un sacco di messaggi bellissimi e quelli più fighi dai miei avversari, no? Quindi da Biaggi, ma anche da Stoner, da Lorenzo. E poi sono stato un po' con Stoner, abbiamo fatto il cambio del Ho casco, visto. siamo stati un po' insieme. È bello, alla fine sono delle rivalità sportive, Certo, ecco. certo. Poi dopo quando finissi, quando si torna a una vita normale, ti rimane comunque qualcosa di bello da aver diviso insieme, no? Perché comunque in pista quella volta eravamo noi due, quindi c'è quella cosa un po' speciale. Intima, Una cosa intima, sì, esatto. Una cosa che mi avevi raccontato tanti anni fa che mi è sempre rimasta impressa è che voi piloti riuscite a vedervi in faccia da dentro il casco quando siete molto vicini. Sì, dipende che visiera c'hai perché spesso è scura, però comunque quando sei in moto vedi un po' anche la gente intorno, vedi i tifosi, magari vedi qualche tuo amico che ti è venuto a vedere in una curva e poi anche con gli altri piloti sei lì. Ma sei lì vicino. Gli occhi di Stoner al cavatappi non te li ricordi? No, non quelli non li ho visti. Anche perché era dietro. Ero impegnato a cercare di non cadere sulla ghiaia. Tu lo sai che la maggior parte dei ragazzi, degli uomini italiani si ricorda dov'era mentre tu facevi quel sorpasso. Bello. Io ero a mangiare una pizza
Aldiana in Viale Ceccarini. Pensa! Perché con il fuso orario erano le 9 di sera praticamente, no? E si guardava la gara di E si Adriana? certo E che com'è si stato? come Casino. sta? Wow, ovazione, Bello. ovazione, ovazione. Senti, Bellissimo. c'è una lettera che ti ha scritto una tua amica Sì. che ti vogliamo far recitare davanti a tutti quanti, una ragazza la cui iniziale comincia con M. Ricordo quel sabato, il 24 gennaio del 2004, come se fosse ieri. Il giorno del nostro primo appuntamento in Malesia. Da quanto tempo aspettavo di incontrare qualcuno come te. Ero nervosa, ma fu amore a prima vista, per entrambi. Ho capito subito che il nostro sarebbe stato un legame speciale. Tra noi c'era quella scintilla che capita una sola volta nella vita. Come d'incanto, tutti i pezzi del puzzle si sono sistemati al loro posto. Ricorderò sempre il momento in cui ci siamo fermati in quel prato a Velcome nel 2004. Solo tu e io, e la consapevolezza che eravamo fatti per stare insieme e che la nostra avventura era solo all'inizio. Insieme abbiamo vinto 4 titoli MotoGP e 56 gare. Abbiamo dato gioia a milioni di persone in tutto il mondo e creato ricordi che dureranno una vita. Abbiamo fatto la storia, affrontando ogni sfida come fossimo una cosa sola e tirando fuori il meglio l'uno dall'altra. Con te ho ritrovato la forza, con te ho ritrovato il rispetto, con te mi sono sentita di nuovo amata. Solo tu, Valentino, potevi darmi tutto questo e io ho avuto piena fiducia in te. Ti ho sostenuto con tutta me stessa. Ho combattuto con te tutte le tue battaglie. Solo io sono stata in grado di mantenere viva fino all'ultimo la tua passione per il motociclismo. Dal nostro primo bacio in quel prato a Velcome al nostro ultimo ballo a Valencia quest'anno, abbiamo condiviso tante esperienze straordinarie. Come dimenticare il viaggio a Laguna Seca nel 2008 e quello in Catalogna nel 2009? Nessuno ha fatto quello che abbiamo fatto noi, vero? Anche ad Assen nel 2009, quando ti aiutai a ottenere la tua 100ª vittoria, fu un momento magico. Ti ho supportato per 16 anni della tua straordinaria carriera, ma anche tu mi hai sempre tenuta nel cuore. Da Mugello a Motegi, da Silverstone a Sepang e da Barcellona a Buriram, ci siamo sempre stati l'uno per l'altra. Ti ho dato tutta me stessa e così hai fatto anche tu. Farò sempre tesoro delle nostre chiacchierate sulla griglia. Eravamo io e te contro il mondo. Avremmo fatto qualsiasi cosa l'uno per l'altra. Purtroppo anche le storie d'amore più belle hanno una fine. Valentino, sei parte di me, parte della mia storia, parte di chi sono oggi e continuerò a essere, anche quando le nostre strade si saranno separate. Il nostro legame è davvero speciale e mi mancherai più di quanto tu possa immaginare. Grazie, Valentino. Vale. Bello, bello. Ha una bella voce anche. Sì, non- sì. Senti, ma la Franci è gelosa? La Francia è no, non è gelosa dell'M1, no. Abbiamo un M1 anche nella camera da letto, quindi Davvero? sì, lei quindi tutte le volte che si sveglia la mattina la vede. Non c'è modo di scappare. Senti, immagino che l'hai già visto diverse volte questo filmato. La prima volta che te l'hanno fatto vedere ti sei un po' commosso. Ma sinceramente lo sai che non l'avevo mai visto, è la prima Ma volta. come? No, cioè, avevo letto che da qualche parte che mi aveva scritto la lettera e l'avevo letta, Ok. ma non così bello, bello. Questo tutto parte da una lettera che avevo scritto io, che avevo scritto una lettera all'M1, perché quando nel 2010 abbiamo comunicato che avrei corso con un'altra moto, mi ricordo che stavamo andando a Brno e mi hanno detto di qualcosa, cioè dici qualcosa da mettere sul comunicato, no? Allora io ho cominciato a scrivere
E è stato bello, mi è venuto, ho detto voglio scrivergli una lettera, e gli ho scritto una lettera, lei ho scritto una lettera come lei adesso a me, diciamo, e alla fine gli dico del primo bacio che ci siamo dati, così, ed era venuta bene. Però questa è ancora più bella. Succede che ti E comunque è così perché, cioè, te quando corri ti immagini che lei abbia un'anima. È chiaro, ecco. questo volevo chiederti, ci parli anche, no? Sì. Ma anche sì. quel raccoglimento Che è un po' da matti, però. No, normale, comprensibile. Quel raccoglimento che facevi sempre prima della gara, no? Quell'inginocchiarti di fianco, è un rito forse che all'inizio è nato in maniera casuale, poi tu l'hai conservato così come tanti altri riti, tipo la grattatina di Maroni. Sì, sì, esatto. che anche lì lo facevi anche se non ce n'era bisogno. Sì, credo. dopo è diventato tipo la gente se l'aspetta, mi tocca farlo. Ecco, è un sì. tic quasi. Poi sì. Però in quel raccoglimento veramente c'era il riguardare la pista o semplicemente svuotarsi da altri pensieri? Quello è l'ultimo step per cercare di entrare in modalità gara, nella concentrazione top. Certo. Ecco, quindi diciamo che già dall'inizio, da quando parte la Moto2, cominci a avere paura e poi guardi la gara, però cominci a essere teso. Cosa vuol dire avere paura? Cioè anche voi avete paura? Allora, avere paura intanto prima di tutto vuol dire avere paura che la gara non vada bene o di sbagliare la prima curva, di cadere, di toccarsi con un altro e di dover andare a casa. Più ansia quasi che paura, no? Questo allora vogliamo chiamarlo ansia, ecco. Okay. E poi comunque sai che la partenza e le prime curve sono il momento più pericoloso, quindi hai anche un po' paura di quello che può succedere proprio. Certo. Ecco. E lì è il momento che praticamente soprattutto cerchi di dimenticare tutto il resto, tutti gli altri pensieri e di concentrarsi solo su te e lei, perché rimanete solo te e lei, perché dopo quando mi alzo da lì poi vanno via tutti, no? Vanno via tutti ti salutano, Certo. Uccio, David, Idaglio, eccetera, e poi fino alla fine che rimani da solo con lei. Ecco. Però è bello, è un momento è tutto un percorso per la concentrazione. Senti, negli anni l'hai anche un po' ricamata la tua moto, no? Gli hai aggiunto i piccoli adesivi. E mi ricordo a inizio di carriera a un certo punto c'era il bollo e l'assicurazione. Sì. Su una delle tue. Tutte ci sono, anche adesso. Sì, bollo d'assicurazione, belli. Com'è stato il rapporto con Drudy? Bello, lui mi ha aiutato, secondo me tanta gente si è appassionata a me anche per come ero colorato, ecco, Esatto. per il mio Ti ha numero, per il aiutato a mettere un giallo, po' di per il leggerezza casco, anche, esatto. no? Quello è una cosa che entra molto in testa, ecco, quindi. Senti, adesso vediamo un altro video ed è un video anche questo molto famoso che tu sicuramente a questo punto non avrai visto, Sicuro. ma che possiamo gustarci tutti quanti insieme. Ci sono un po' di saluti e ringraziamenti da parte di personaggi famosi da ogni parte del mondo. Lo vediamo insieme. Ciao, Valentino Rossi, the doctor. Thank you for sharing with us, your fans, all of your beautiful medicine, your grace, your humor, your fighting spirit, and your championship ways. Well, Valentino, I want to congratulate you on an extraordinary, legendary career. Thank you, mate. It's been an amazing ride to watch. Wish you all the best with what's to come, and hope to see you soon, buddy. Thank you, Valen. We love you. Mi ricordo quando sei venuto alla Pinetina, ci siamo conosciuti già, era un grande campione. Complimenti, in bocca al lupo per il futuro. Ci vediamo presto, fratello. It's been a real pleasure to watch your career. You're an absolute master and genius. Personalmente io ti voglio ringraziare per essere una delle mie più grandi ispirazioni. Quindi grazie, Forza 46. Many big monster congratulations on your most unbelievable career. You know, you've been an inspiration for me. I loved watching you race, loved watching you win, loved seeing your personality shine through. Thank you for all the thrilling moments we spent with you. Thanks for your talent, your strength and perseverance that are a great lesson for everyone. Vale, grazie per tutte le grandissime emozioni, le domeniche meravigliose, i sabati strepitosi. Sono qua anche io per dirti grazie per tutto quello che hai dato e fatto per il tuo sport, per noi tifosi e anche per il mondo della musica, perché sei una fonte di ispirazione continua e un punto di riferimento anche per noi musicisti. E quindi non potevo non farti questo piccolo pensiero. Come on, baby, don't you wanna go?
your place, sweet home is I know. Grande Ceso. Continua così, Vale, noi siamo sempre contenti. Nella MotoGP ci hai fatto vivere un sogno, l'hai fatta conoscere in tutto il mondo, sei la persona, penso, il pilota più forte che il mondo abbia mai visto. Il più forte di tutti, nella storia. Sei stato il numero uno, sei stato un esempio per tutti. È veramente stato un Valentino, onore, un piacere grande. vederti fare delle cose incredibili. Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato, complimenti per la tua splendida carriera e in bocca al lupo per tutto quello che verrà. E sempre ricordati, forza Inter. Viva 46. Senti, fra tutti questi mi sembra che tu abbia un rapporto speciale con Lewis Hamilton, che è un po' il tuo alter ego con 2 ruote in più. Adesso però tu diventi uno del suo mondo. Hai chiesto qualche piccolo consiglio? Sì, ogni tanto ci sentiamo con Hamilton, siamo stati a Valencia, lui ha provato l'M1, io ho provato la sua macchina, è bello, è un figo. Vediamo come finisce la Formula 1, anche che è bella. E no, non gli ho chiesto dei consigli ancora come pilota di macchine, però l'anno prossimo correrò in macchina, è una cosa che mi è sempre piaciuta. Perché io nasco come pilota di macchine prima, perché da piccolino... Ma se a 15 anni eri già in moto? No, da piccolino correvo col kart, poi dopo sono passato alle moto. E quindi vedrò, sono molto contento di rimanere comunque un pilota perché mi piace correre, mi piace essere in pista. E però non so come sarà con le macchine, se sarà divertente, Certo. se sarà bello come quasi come la MotoGP, naturalmente non si potrà fare uguale, però dai, vediamo l'anno prossimo. Senti, tornerai a frequentare il mondo delle motociclette, cioè i Gran Premi, o per un po' preferisci stare lontano? Tornerò a frequentarlo perché abbiamo i piloti dell'Academy, abbiamo il team che l'anno prossimo corriamo anche in MotoGP, Certo. quindi ogni tanto andrò. Però anche lì bisognerà capire come mi farà. Ecco, stare nel paddock tutto il weekend, dalla mattina alla sera senza correre, non sarà così facile. Sarà strano. Ecco, però a qualche gara vado. Senti, io ho un ricordo bellissimo di un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, sono venuto a trovarti al ranch e abbiamo passato una giornata. Io facevo lo spettatore, tu giravi con gli altri ragazzi dell'Academy. E la cosa che mi colpiva tantissimo è che la maggior parte dei ragazzi con cui tu combattevi sul tuo percorso avevano 18, 19, 20, 21. Tu qualcuno di più di loro, a volte quasi il doppio anche, anzi senza il quasi. Però nel vedervi insieme, quando vi fermavate per mettere a posto le motociclette, non c'era nessuna differenza. Questo cosa vuol dire? Che non crescerai mai o che non crescerà mai quella parte di te che è legata al motore? Che non crescerà mai quella parte di me legata al motore, alle moto, andare in pista, divertirsi, fare bagarre, quello, l'anima del pilota è quello. Io l'ho sempre fatto perché mi sono sempre divertito. E ti dico, adesso quando sabato andiamo a girare al ranch, io mi diverto come 20 anni fa quando andavamo alla cava, ecco. Quindi forse è stato sempre un po' quello il segreto, tra virgolette. Senti, fra i tanti saluti ovviamente c'erano tanti calciatori e c'era anche il saluto di Roger Federer, che come sai, secondo alcuni, insomma, è uno dei più grandi giocatori di tennis di tutti i tempi, anzi, indubbiamente. Ci sono altri sport che hai praticato? Allora, io da piccolino ho giocato a calcio, un po' giocato a calcio, infatti noi facciamo sempre la nostra partita scapoli ammogliati, quindi giochiamo tu dove sempre. Giochi? Io partivo da scapolo, cioè partivo da quelli dei giovani contro i vecchi, adesso purtroppo sono passato nella squadra dei vecchi contro i giovani, ecco, e questa è una situazione che non mi piace tanto, però vabbè. E poi cos'altro? Tennis mai, no? Tennis gioco perché Graziano è appassionato, quindi delle volte giocavo con lui, però livello basso, ecco, poi basta. Più che altro moto, macchine, tutto quello con un motore, ecco. Senti, oltre a tutti questi ringraziamenti e saluti, ce n'è ancora uno che abbiamo tenuto però da parte, un po' perché abbiamo fatto fatica a rintracciarlo, perché quello che ti vuole salutare adesso nelle ultime settimane è sparito, abbiamo dovuto un po' inseguirlo, ma alla fine ce l'abbiamo fatta e adesso ti facciamo sentire i suoi saluti e il suo ringraziamento. Non vi dico chi è, tanto lo riconoscete appena lo vedete.
Ecco, ciao Ale. Volevo esserci anch'io, anche se non posso esserci di persona, esserci anch'io alla festa, alla straordinaria festa per la tua straordinaria carriera. Diciamo che non ci sono parole per ringraziarti per tutto quello che ci hai dato in questo periodo, in questa straordinaria stagione lunghissima, nella quale ci hai fatto divertire e ci hai fatto, insomma, impazzire. Le corse, le gare di moto non saranno più le stesse senza di te. Io ti abbraccio forte e ti voglio bene e ti garantisco che ti si aprirà una nuova stagione che tu neanche immagini da adesso in avanti. Perché da quest'età, dalla tua età in avanti sarà un periodo bellissimo. Poi sarai padre, quindi vedrai che esperienza straordinaria, e poi qualsiasi cosa ti metti a fare tu sarai sempre il migliore. Ti abbraccio forte. Ciao Ale. Grande Vasco. Hai visto che ha messo anche il giacchino giallo in tuo onore. Grande Vasco. So che avete una certa frequentazione, insomma vi sentite ogni tanto, no? Ogni tanto ci sentiamo, ogni tanto ci vediamo, perché per me Vasco è un mito e quindi abbiamo fatto un po' di cose insieme, ci siamo conosciuti e ogni tanto gli rompo le palle e gli dico, una o due volte all'anno, gli dico organizza che andiamo a cena. E lui organizza, mi dice dove andare, tac, andiamo a cena, stiamo un po' con Vasco che è sempre una persona di spessore e fa ridere da matti, è istrionico e ci divertiamo sempre un sacco con lui. È in forma. Sì, moltissimo. Tra l'altro quelle colline che vedete alle sue spalle sono le colline di Los Angeles, dove è volato appena hanno riaperto le frontiere. Senti, l'ultima domanda, poi richiamo Federica. È una domanda ovviamente che non ha quasi una risposta. Cioè, cosa farai da grande? Tu hai finito questa cosa così intensa, così piena, a un'età in cui sei comunque come uomo ancora giovane. Fa in tempo a cominciare veramente un'altra dimensione. Per esempio, quel manifesto dice: le domeniche non saranno più le stesse senza di te. E per te come saranno le domeniche? Ti stai allenando col passeggino? Allora cambierà molto e intanto diventerò babbo fra qualche mese, quindi quello lì, no, è una cosa che tu mi insegni che cambia abbastanza. Sai che è finita la festa, che dormi, che te la finita la prendi pacchia, comoda. sì, soprattutto la mattina, Mi immagino. dice, io la mattina quando sono nel letto ti vedo che fai il programma, peccato che io mi sono alzato 4 ore prima. E poi niente, continuerò, cioè ho smesso di correre con la MotoGP, però continuerò a essere un pilota. E abbiamo tante cose da fare anche noi alla VR lì a Tavuglia, che è un bel posto, c'è sempre tante cose, quindi Poi penso che non sarà lo stesso, ma non mi annoierò. Non credo proprio. Poi avete allevato anche un sacco di tuoi eredi molto, molto forti, no? Sì, continuerò ad allenarmi con loro, sarò grande tifoso e quindi per quello è bello, perché così possiamo guardare le gare col gusto, con la passione. Quindi tecnicamente ce n'è qualcuno che ti somiglia? Per esempio Pecco, che quest'anno ha fatto un campionato pazzesco, è molto diverso da te, no? Anche come persona, ne parlavo prima con Uccio, a me ricorda un po' Ayrton Senna, no? Che a differenza degli altri piloti di Formula 1 che erano un po' guasconi, come si usava negli anni 80, lui invece era proprio un ragazzo di buona famiglia, molto preciso. Giusto, Pecco, sì, è vero. Pecco è un po' così, no? Devo dire che come carattere sono tutti molto, molto diversi. Anche mio fratello molto diverso da me, e anche Pecco, anche Franco, hanno tutte... Quindi diciamo che sono diversi. Però come piloti sono molto forti e penso che ci divertiremo l'anno prossimo, soprattutto in MotoGP. Lasci il motomondiale in buone mani. Federica? Federica è stata in caldo, immagino. Ci vediamo dopo. Ti faccio fare una corsetta sul posto. Vai, freddino? va bene. Com'è? Freddino. Freddino, Vabbè, però ma non temiamo nulla. No, sto bene, le mani il problema, ma va bene. Le muovo. Sulla moto di solito hai guanti, per quello sei abituato così. È abituato a gestirti, se vogliamo, anche Lynn Jarvis. È qui con noi, è stato il tuo capo per tanti anni. Chiedo a Lynn, Managing Director di Yamaha Motor Racing.
Cosa ha voluto dire per te essere per tanti anni il capo di Vale? E poi che è stato difficile da gestire, Vale? No. Ride, perché ride, Lin? No, davvero, no, è stato proprio un piacere. Noi siamo stati alla fine 16 anni insieme. Questo Wow. per 16 anni. il top sport è un tempo lunghissimo, non si vede spesso. Quindi in due capitoli. E all'inizio no, siamo stati fortunati perché lui è stato di un'altra azienda giapponese per guidare la moto, che non posso dire il nome. Non si dice, Ma lui, lui non lo dice. ma lui ha scelto di fare il cambio e lui È stato un bel salto per lui, è stato coraggioso. molto coraggioso perché in 2003 noi non abbiamo vinto nessuna gara. Quindi lui stava vincendo tutto e lui ha scelto da venire da Yamaha. Quindi è stato proprio un passo coraggioso, ma per noi era l'unico modo da vincere ancora. Perché noi abbiamo parlato tanto in quel periodo, perché in difficoltà, e abbiamo detto che ok, possiamo lavorare sulla moto, possiamo fare tante cose, ma se non abbiamo lui sulla sella non vinciamo, quindi... Ti sei sentito corteggiato, eh? Sì, è stato bello quel periodo del 2003, diciamo, quando assieme a Lin e a Brivio piano piano abbiamo studiato il passaggio alla Yamaha. È stato uno dei momenti più divertenti della mia carriera perché ci incontravamo di notte nascosti. E lui un po' meno, perché lui voleva la firma, capito? Lui si divertiva. C'era anche lui. No, ma lui voleva la firma, tu ti divertivi nella trattativa, ma magari lui Vale. È stata bella da subito. E allora, bella, una cosa che ti mancherà di Valentino, una. Tante, però, una. Una è difficile perché lui ha tante cose belle. Per me l'unica cosa la cosa più grande è la carisma, perché questa è una cosa che lui ha. Non è per caso che ci sono, non lo so, 10.000 persone qua oggi. E la carisma vuol dire che lui ha la capacità di fare un gruppo per lavorare, per andare a tenere un obiettivo. Quindi questa è la cosa che per me ci mancherà più di tutto. Grazie. Abbiamo preparato anche una sorpresa, Lin. È vero. Perché sai che l'anno prossimo purtroppo lui non guida comunque le gare, ma sicuramente lui ha bisogno di una moto, no? L'anno prossimo, anche l'anno prossimo. Certo, sempre. Quindi al posto credo. di avere un M1 abbiamo scelto qualcos'altro. Lo facciamo entrare quel qualcos'altro? Sì, Vai, una cosa vediamo, che eh. ha bisogno. Vengo con te. Vengo di qua. Guarda. Grazie ragazzi. Ma mi sa che questa servirà fra qualche tempo più alla piccolina. Ricominciamo dall'inizio. Bello. Sono moto, Ci sto? è la famiglia. Vado giù a casa con questa adesso. Secondo me Naturalmente lui non può guidare l'anno prossimo, No. questo è riservato per la nuova che arriva. Ah, ok, per 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 la bimba, lei. bene. Vedi, Per lui il se ne moto, ok. per la bimba. Va con il bene. suo carisma se n'è già appropriato, capito? Ha pensato sì, già sì. fosse subito per lui. E allora, Lin, sei Gliela d'accordo rubo. se chiamiamo anche Eric? Sì, Eric De Sen. Eric De Sen, presidente Il presidente della di Yamaha Europa. Good afternoon, thanks to be here. Come here, please. Vai. It's a pleasure for us to have you here with us. And I think that also for you, it's a big honor to say arrivederci to Valentino. No. We don't want, we Non don't want to say vogliamo. arrivederci. Non vogliamo dire arrivederci a Valentino. No, obviously it's a big honor, and I would like to say that I'm representing Yamaha, but also Hidaka-san, all the employees of Yamaha, all the workers who are fan of you.
Dice che è un piacere e un onore essere qui con voi e con noi quest'oggi, soprattutto con Valentino. Lo vuole ringraziare per aver rappresentato Yamaha. Yeah, because it's an emotional moment we have to respect, because we did a lot. We tried to give you a lot, and you give us a lot. During 16 years, 4 world title, and finally during all these 16 years, you give us your fantastic talent, riding, but also your working, your working motivation to develop. And I know that the engineers would like really to thank you a lot. Grazie. Because you gave us a lot. Dice che li vuole ringraziare perché in questi 16 anni si sono dati tanto, Yamaha gli ha dato tanto, ma lui ha dato molto di più a Yamaha, ha dato tutto il suo talento, tutta la sua voglia di lavorare, di non arrendersi mai, oltre ai 4 titoli mondiali vinti, e ha regalato anche agli ingegneri, a tutto il team, la sua esperienza e la sua voglia di continuare ad essere grandi. So, as you know, the Yamaha racing is in our DNA since the start. And MotoGP is today the top. And we know that with you, we have reached the top. And this is why your title, our common experience, is a legend. You are a legend. But also, thanks to you, we are super happy and proud that we have been supporting the legend. And you will be legendary for us ever. So always consider that Yamaha is your home anytime. Grazie. For anything you want. Grazie. Thank you. Insomma, è stato Thank un you. onore supportare una leggenda per Yamaha come Valentino. Valentino che ha permesso a Yamaha di stare al top di questo sport, e quindi sarà per sempre per loro un onore essere stato al suo fianco. Eric, grazie. Grazie mille. We have another special moment for Vale. C'è un altro momento speciale per Valentino. Ma prima vorrei chiamare qui sul palco con noi il presidente di EICMA, Pietro Meda, perché questo è un evento voluto fortemente da Yamaha, voluto fortemente anche da EICMA. Che eventone, da Pazzesco. superstar. Lui è una superstar, ma questo Lui è da è. rockstar, Pietro. Lui è una rockstar e grazie Yamaha, merci Eric, merci, grazie, thank you Lynn, grazie Vale, grazie a Yamaha per averci scelto per dare il palcoscenico a questa festa. Siamo onoratissimi, felicissimi, grazie. Vale, grazie, hai reso speciale, indimenticabile EICMA 2021, che spero sia una ripartenza. La tua determinazione ci ha ispirato tutti a poterlo fare, a permettere a tutti di vederti e di stare insieme. Grazie. Grazie Pietro. È arrivato il momento del momento speciale a chiusura di questo evento, Vale, perché pensavi di andartene a mani vuote? No, è arrivata la motoretta per la piccolina. Richiamerei sul palco anche il nostro amico Linus. Linus, vieni perché c'è un momento assolutamente Francesca? da non perdere. Mi dicono di chiamare una certa Francesca, non so se la conoscete. Certo. Viene vuole- Franci? Dov'è? Se vuole venire. Franci? Franci? Francesca? Ma che fa freddo, eh? C'è bisogno che ti spogli Facciamo un tutto. applauso per la Franci? Per Francesca? Allora, intanto questa la porti a casa. Non so se sarà una motociclista, ma Una i moto per la presupposti ci sono tutti. Grazie a te per essere qui con noi. Eric, we have to go close to the gift for Vale. Vale, Ah, ecco, vai. una moto grande. Quindi Non lo so, puoi immaginare bene cosa possa essere. You know, the È arrivato idea- il momento dell'unveiling. Natale Vai. in anticipo di un mese per te, Vale? Quando vuoi puoi scoprirla. La scopriamo? Io vado aspetta, di- vuoi che aspetta, vado di forse qua? Eric vuol dire qualcosa. You want to Eric. say something? You want to add something? Just 2 Yeah. words. You know, Vale, okay, this is his decision. He decided to stop MotoGP. Ok, we know. But somewhere we don't want him to stop motorcycle. Ok. So we were feeling we have to motivate him to be sure he stay connected with us. So we do our best to find a bike which is not MotoGP, but with some good ingredient, component. Quindi So- Vale ha deciso di chiudere con la MotoGP, ma ovviamente Yamaha vorrebbe che continuasse, ma non c'erano dubbi, ma ha creato qualcosa di speciale per te. Quindi il tuo Natale in anticipo è qui, Vale. So we took what we have the best
and we put some winning superbike component, and at the end you should enjoy. Qualcosa di speciale con delle componenti anche della Superbike. Che bella! Bellissima! Grande! Grazie! Per il salto! Sti bella, 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 grazie. Super, so cool. Bellissima. Un ultimo sforzo, ci schieriamo per una foto finale e poi loro sono tutti tuoi. Dici dove? Vicino a Vale, tutti in mezzo. Vieni qua, amore. Eric, Vieni. Vale in mezzo. Con la Francia in mezzo. Sto qua. Vai. Così. Vai. Vai. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Io direi ragazzi, se siete d'accordo di lasciare il palco a Vale e goditeli, insomma. Grazie veramente per essere stati con noi. Grazie a Pietro Meda, Lin Jarvis, Eric De Seine, Linus, a Francesca. Grazie Fede. Grazie. Che dirti? Grazie. Le Ci domeniche vediamo non presto. saranno più le stesse. Adesso Ma adesso comincia il vero spettacolo. Adesso No. canto. Faccio 2 o 3 pezzi adesso. Grazie a Vado tutti voi, salutare. grazie Vale. Grazie. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Grande, grande. Ciao ragazzi.